Nel 1992 uscì un libro che in 30 anni è arrivato a 11 milioni di copie vendute e si è guadagnato il titolo di New York Times bestseller. A scriverlo fu Gary Chapman, autore, conferenziere e counselor specializzato in relazioni, e si intitola I 5 linguaggi dell'amore. In questo libro, più che mai attuale in un'epoca in cui le relazioni di coppia sono appese a un filo e tendono a durare sempre meno, Chapman parla di 5 comportamenti fondamentali che ognuno dei due partner dovrebbe offrire per far funzionare al meglio il legame. Trattandosi di linguaggi, si evince che ognuno di noi sul piano inconscio ne promuove soprattutto uno, che non sempre è esattamente lo stesso che parla o che capisce il partner. Quindi, in mancanza di un'apertura mentale e di una buona consapevolezza, può succedere, e spesso succede, che parlando linguaggi diversi la coppia incontri delle difficoltà sul piano della comunicazione. In questa lettura molto interessante sembra che lo stile comunicativo di un partner tenda a offrire all'altro quello che gradirebbe ricevere, ovvero il tipo di attenzioni che naturalmente diamo al nostro partner dice moltissimo sulla qualità delle attenzioni che gradiremmo ricevere a nostra volta. Occupandomi di coaching e trovandomi nella stragrande maggioranza delle mie sessioni ad avere a che fare con problemi di coppia, posso dire che Chapman, nella sua semplicità, ci aveva visto lungo e che molti dei dissapori all'interno di una coppia nascono proprio su questa mancata sintonia nei linguaggi quotidiani. Oggi vediamo brevemente quali sono i 5 linguaggi di cui parlava Chapman, anche se ti consiglio di leggere il suo libro. E mi permetto di aggiungerne uno, tremendamente sottovalutato, ma a mio avviso fondamentale per poter utilizzare e accogliere gli altri 5. Gary Chapman scrisse i 5 linguaggi dell'amore dopo essersi fatto un'idea chiara delle difficoltà che una coppia incontra nel suo cammino, grazie alle innumerevoli sessioni che tenne come consulente e terapista di coppia. Si accorse, come ho detto, che spesso i partner in coppia non solo non riescono a comunicare il proprio amore, ma hanno difficoltà anche a riconoscere l'amore dell'altro. Fu sulla base di questa intuizione che Chapman si rese conto che esistono linguaggi differenti, che ognuno di noi ne parla uno predominante e che purtroppo alcune coppie fanno i conti con linguaggi differenti, da cui nascono incomprensioni a volte molto critiche. Per intenderci, prima di prenderli a uno in esame, capita spesso che il linguaggio peculiare di uno dei due partner all'interno della coppia non sia gradito dall'altro e viceversa. In buona sostanza, un soggetto solitamente parla uno o al massimo 2 linguaggi e spesso non capisce gli altri perché non fanno parte del suo sistema emotivo. Vediamo adesso i 5 linguaggi teorizzati da Chapman e verso la fine della puntata il sesto, quello che considero il più importante e che meriterebbe la prima posizione. La prima dimensione di cui parla Chapman è quella del contatto fisico, che non dovrebbe avvenire solamente a letto, ma anche in momenti della giornata, in più momenti della giornata, sotto forma di baci, abbracci, coccole, carezze, sguardi di un certo tipo, anche quando la coppia è in pubblico, nei limiti della decenza, ovviamente. La ricerca di contatto fisico in queste forme esprime un messaggio importantissimo che parla di desiderio, di vicinanza, è un ti amo silente. È la dimostrazione che il corpo dell'altro è voluto e cercato, è un approdo per il proprio benessere. Sentirsi cercati nella propria fisicità, accettati e desiderati nel contatto fisico accende in una persona che non vive blocchi su questo piano una dimensione atavica che era fondamentale per chi ha avuto la fortuna di riceverla, almeno da uno dei genitori, durante la nostra infanzia. Non tutti però amano questo tipo di linguaggio, come ad esempio i soggetti dal funzionamento evitante, e dovremmo prendere atto del fatto che questa reticenza verso il contatto fisico è per queste persone un meccanismo di difesa da antichi dolori, non un deliberato comportamento per svilire la relazione. Se uno dei due partner quindi usa questo linguaggio abitualmente ed è in relazione con qualcuno che non lo gradisce, dovrebbe prenderne atto in maniera oggettiva, non soggettiva. Il partner si tiene lontano dal contatto in generale, non esclusivamente con la persona amata. Quindi sarebbe meglio non prendere la sua chiusura sul personale e rendersi conto che semplicemente quel linguaggio non è appropriato.
In questi casi il vero problema sulla lunga distanza nasce dal fatto cui ho accennato in premessa. Chi utilizza uno specifico linguaggio gradirebbe di solito anche riceverlo, ma se l'altra persona non riesce a usarlo, possono crearsi aspettative frustrate che logorano la coppia. In questo senso, chi non ama o addirittura viene infastidito dalla ricerca di contatto, a sua volta dovrebbe prendere atto che il partner lo gradisce e magari sforzarsi un po' di offrirlo. Il secondo linguaggio si esprime sul piano verbale e riguarda le parole di affermazione, ovvero il comunicare a voce il proprio amore, al di là del semplice ti amo, ma arrivando a sono orgoglioso di te, ti stimo, a lettere o a messaggi d'amore inviati con lo smartphone. Non solo parole di stima, ma anche alleanza, offerta verbalmente, tramite incoraggiamenti, con una grande attenzione al modo in cui si critica qualcosa che non ci piace del partner, cercando sempre di comunicare le criticità con amore e comprensione, non come giudizi o svalutazioni fino a se stesse. Il terzo linguaggio dell'amore per Chapman riguarda il tempo di qualità, ovvero il desiderio di ritagliare momenti esclusivi per la coppia, in cui il mondo rimanga chiuso fuori e ci si dedichi profondamente al noi. In questa dimensione la qualità dell'ascolto è fondamentale e dovrebbe essere in presenza, ovvero comunicare un profondo interesse per ciò che il partner ci comunica, guardandolo negli occhi, non osservando il nostro smartphone mentre ci parla, ad esempio. Ma il tempo di qualità può essere anche in silenzio, ad esempio guardando insieme un film o una serie TV appassionante, facendo gite o passeggiate senza l'obbligo di parlare a ogni costo, ma riuscendo a vivere la semplice bellezza dell'essere insieme, in un tempo e in uno spazio dedicati. In questa dimensione che riguarda il tempo, potresti ad esempio comprare 2 biglietti per il concerto che il tuo partner adorerebbe vedere e anche se a te non piace fargli una sorpresa, accompagnarlo come atto d'amore. Il quarto linguaggio dell'amore riguarda gli atti di servizio, utili a semplificare la vita del partner e ad alleggerirgli le incombenze. Le persone che parlano questo linguaggio dicono ti amo tramite azioni. Uomini abituati a trovarla pronta, ad esempio, preparano una cena speciale mentre lei è fuori, oppure puliscono casa, fanno trovare il frigo pieno della spesa a sorpresa, caricano la lavatrice, stendono la biancheria e magari qualche volta stirano, anche se non è solitamente un compito che tocca a loro. L'ultimo linguaggio dell'amore per Chapman è quello del dono, specialmente quando è inatteso, al di fuori delle ricorrenze canoniche. Anche in questo caso dovremmo capire che chi offre spesso regali inaspettati probabilmente amerebbe anche riceverli. È il suo modo per dire e ricevere il ti amo. Ovviamente non sto parlando dei regali che mondano la coscienza, come un mazzo di fiori portato alla moglie da un marito che l'ha tradita la sera prima, ma di un tempo dedicato semplicemente per far piacere al partner, e quindi di regali che sono progettati su reali desideri del partner, che magari al momento non può permettersi. Anche in questo caso spesso si accendono velate incomprensioni, poiché non è detto che il partner ricevente apprezzi questo tipo di linguaggio, semplicemente perché non è il suo e dovremmo prenderne atto. Può capitare infatti che si senta in imbarazzo ricevendo regali e che non venga spontaneo farne a sua volta, ma non per questo significa che non ci ama. E siamo al sesto linguaggio dell'amore, che non è compreso nella lista di Chapman, ma che, come ho detto, a mio parere dovrebbe essere in prima posizione. È l'amore per se stessi. L'amor proprio è saper capire le proprie emozioni, regolarle e far uso di una buona comunicazione emotiva. Amare se stessi è fondamentale anche per la dimensione empatica e la letteratura da secoli ci sussurra quanto sia necessaria questa dimensione per poter essere capaci di empatia e per offrire un amore sano agli altri. Ma non solo, amare se stessi significa sentirsi degni di rispetto e non transigere su questo punto, ma anche avere chiari i propri valori, i propri desideri e scegliere una persona con cui stare che sia in linea con noi. Purtroppo chi non si ama tende ad aspettarsi che gli altri gli offrano ciò che non riesce a darsi da solo e per questo è molto più sano scegliere un partner che a sua volta sa amare se stesso. Il sesto linguaggio dell'amore in fondo è amarsi per lasciarsi amare.
Concludendo, la cosa importante è capire quali sono i nostri personali linguaggi e quali sono quelli che usa il nostro partner. Nel caso non ci sia un allineamento, è possibile e consigliato parlarne insieme per poi sforzarsi di venirsi incontro, magari iniziando a parlare uno o più linguaggi che non fanno parte del nostro sistema, come atto d'amore verso il partner. Richiede inizialmente un certo sforzo, ma posso dirti che se ami davvero la persona con cui stai dovrebbe essere affrontabile. E la cosa magica è questa: quando inizi a parlare un linguaggio che non è tuo, alla fine diventa tuo. Sempre che dietro le quinte ci sia un vero amore e un autentico desiderio di far star bene il tuo partner. Alla prossima e buon cammino!